Charlie Chaplin e Buster Keaton erano rivali? Sembra una cosa semplice da chiedere, ma oggi risolviamo il caso perché è un quesito che molti si pongono. Lo vuoi scoprire con me? Allora tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. In questo canale ti parlo della comicità, dei suoi personaggi, le tecniche e i suoi quesiti. Se ti interessa l'argomento e vuoi studiare anche tu con noi, vai sul nostro sito e segui i nostri webinar. Trovi il link qui sotto. Ritorniamo alla domanda. Questi due famosi e brillanti comici erano in competizione tra di loro negli anni 20? Se le discussioni tra i fan di Chaplin contro Keaton possono dare delle indicazioni, la risposta logica dovrebbe essere sì. Ma la risposta è no. Non esattamente, almeno. Non nel modo in cui stai pensando. Forse un pochino. Forse informalmente, in modo amichevole. Ma non esattamente, io direi di no. All'epoca c'erano molti comici di altissimo livello, dunque la rivalità, se c'era, dovrebbe essere stata con chiunque. Chi erano gli altri? I re della commedia cinematografica dell'epoca erano probabilmente Max Linder. Altri grandi nomi del 1914 includevano Mabel Normand, Roscoe Arbuckle, Forrest Early, Faye Teacher. Ma tutti i fan della comicità dei film muti, della comicità in generale, conoscono la scena più famosa dell'agrodolce Limelight del 1951 di Charlie Chaplin, in cui ha collaborato con Buster Keaton sullo schermo per la prima e unica volta. Davvero, un grande momento di spettacolo e comicità pura. In questo sketch del film di Chaplin i due interpretano due vecchi comici che si riuniscono per l'ultima performance. Fanno un po' di affascinante slapstick in stile musical che termina con il personaggio di Chaplin, Calvero, che si sfracella dal palco. Da quando hanno girato quelle scene nei primi anni 50 sono circolate voci secondo cui l'arrogante Charlie Chaplin assistì all'umile genio di Buster che sfornava continuamente e brillantemente gag dopo gag. Lui ha tagliato tutto gelosamente dal film. Nessuno mette in ombra il comico più famoso del mondo. Quindi ciò che resta sono solo dei vuoti barlumi della maestria di Buster, schiacciati così crudelmente dall'uomo che, l'ho assunto personalmente per citare un ruolo nel suo film. Molto personale poi. Ok ragazzi, siamo onesti. Avete davvero guardato Limelight? Vero? No? Non hai guardato la clip di 8 minuti di Buster e Charlie su YouTube? Ah no? Ok, bene. Quanti hanno visto Limelight? Ma il resto di voi? No? Dai, almeno dai una possibilità al premuroso film di Chaplin di essere amato. Pensa che ha scritto un romanzo di 100.000 parole sui suoi personaggi solo per prepararsi alle riprese. Sì, non sto scherzando. Perché una volta che hai visto Limelight, l'idea che il personaggio di Buster avrebbe dovuto rubare la scena del ritorno di Calvert non ha senso. Limelight è ovviamente degno di una propria recensione, uno dei film autobiografici più toccanti mai realizzati da Chaplin. Era stato in parte ispirato dal comico Frank Tinney, la cui sfortunata storia era molto simile a quello di Calvero in Limelight, e ha anche attinto ai ricordi dell'alcolismo di suo padre e della malattia mentale di sua madre. Ma come sai bene, grazie a questo video precedente, fu in onore di Marceline che costruì il personaggio. Limelight riguarda la carriera in declino di un attore che invecchia e il senso di alienazione degli spettatori. Così ha detto Chaplin. Calvero è diventato vecchio e introspettivo e questo lo ha separato da ogni intimità con il pubblico. Riflessioni filosofiche sulla vita in teatro e persino sulla vita stessa si intrecciano durante il film, culminando con il profondo desiderio di Calvero di stare sotto i riflettori per l'ultima volta. Chaplin ha chiaramente creato il suo film con le sue riflessioni sui suoi magari decenni di fama e lo ha alchemicamente infuso con frammenti della sua stessa anima, dei suoi stessi sentimenti. Quindi ovviamente il personaggio che appare per 10 minuti, conosciuto solo come il compagno di Calvero, dovrebbe essere stato il protagonista dello spettacolo. Aspetta, non ti sembra un po' strano? La scena è quella di mostrare semplicemente due interpreti che fanno uno sketch divertente come parte del ritorno di Calvero.
Calvero sta finalmente riconquistando quei riflettori che desiderava con il supporto del suo vecchio amico. Perché Buster dovrebbe essere improvvisamente al centro dell'attenzione qui, come alcuni fan pensano che dovrebbe essere? Perché probabilmente non hanno mai visto Limelight. È davvero un'idea strana. Allora, come sono iniziate le voci sullo sketch? Beh, Eleanor Keaton pensava che fosse nato dal collezionista di film Raymond Rohauer, che iniziò una partnership commerciale con Buster un paio di anni dopo l'uscita di Limelight. Abbattere Chaplin per elevare in qualche modo Buster era, una specie di cosa che era abituato a fare Rohauer. Anche le citazioni del direttore artistico di Limelight, Eugene Laurier, e dell'attrice protagonista Claire Bloom sembravano implicare che Chaplin avesse fatto un montaggio selettivo. Ha ricordato di aver visto i grandi comici che si esibivano nel gag sul set per la gioia della troupe. Chaplin brontolava e Claire Bloom ha ricordato che alcune gag di Keaton potrebbero essere state un po' troppo forti per Chaplin, perché facendo ridere come ha fatto nella sala di proiezioni, Chaplin non ha ritenuto opportuno farle entrare tutte nella versione finale del film. Ma forse stiamo trasformando questi ricordi in qualcosa di più dannoso di quello che erano, anche perché dobbiamo capire che bisogna guardare anche la sceneggiatura del film e non perderla mai di vista. Dopotutto entrambi i comici hanno trascorso molto tempo a lavorare sulle loro scene ed a improvvisare vari scenari. Non tutti i filmati potrebbero essere inclusi. 28 ore di film. Epstein, l'assistente di Chaplin nel film, è stato molto esplicito sul fatto che le voci non fossero vere. La gente ha scritto nel corso degli anni che Charlie ha tagliato le cose migliori di Buster Keaton. Questo è completamente falso e dovrei saperlo perché ero con Charlie ogni giorno durante l'editing delle immagini. Ha girato abbastanza per 10 film proprio da quella sequenza. Ha tagliato alcune delle cose di Keaton, ma ha anche tagliato alcune delle sue migliori gag. La narrazione significava più di ogni altra cosa. Non importava quanto fosse buona una gag, non sacrificherebbe mai le prestazioni di nessuno, cercava il meglio di tutti. Era Charlie nel montaggio che continuava a tagliare su Keaton con gli spartiti che cadevano dal pianoforte. Sidney Chaplin, il figlio di Charlie che ha avuto un ruolo in Limelight, ha anche affermato che suo padre non ha massacrato le scene di Buster e ha iniettato un po' di buon senso. Che Buster Keaton fosse improvvisamente divertente non era così strano. La storia è che Calvero fa un ritorno. Sarebbe stato incoerente se Keaton o un altro attore lo avessero sopraffatto. Se me lo chiedi c'è anche la domanda su cos'altro doveva davvero esserci aggiunto nel canovaccio. Si può dividere sostanzialmente in 3 parti. La prima è i tentativi comici di fare musica. Calvero con la gamba storta, il suo compagno che ammeggia con lo spartito. Poi i due sono ostacolati dagli strumenti. E infine ad arrivare a suonare furiosamente la musica al punto da lasciarsi trasportare. È un pezzo perfettamente coeso, con entrambi gli interpreti che fanno buone gag, mentre Calvero sembra ancora la star. Quindi, chi altro non ha creduto alle voci? Buster stesso. Ecco chi. Nel libro Buster Keaton Remembered, Eleanor ha ricordato: Buster ha lavorato al film per 3 settimane poco prima di Natale del 51. Fino alla seconda settimana di gennaio del 52. C'era una bozza preparata da Chaplin, ma la gag è stata per lo più improvvisata sul set. Buster non pensava che la voce fosse vera, e questo è la cosa più importante. Gli è piaciuto molto lavorare con Chaplin in Limelight, che è considerato storica la collaborazione tra i due grandi geni comici del cinema. Sì, ti vedo da dietro. Ma che dire dello sketch di Martha Raye? Sì, certo, anche a me è sembrato strano, ma aspetta, spieghiamo per tutti gli altri. Nel 56, pochi anni dopo l'uscita di Limelight, Buster è apparso a The Martha Raye Show per fare uno sketch comico con l'attrice comica. Hanno deciso di ricreare il famoso pezzo di Limelight, che hanno eseguito più o meno allo stesso modo, ma alcune gag aggiunte di Buster lo hanno ancora messo di più sotto i riflettori. Alcuni fan ritengono che questa sia la versione originale della scena di Buster e di Charlie, o almeno ha dato la possibilità di usare alcune delle gag che Chaplin avrebbe tagliato. Ma dal momento che non ci sono scene che sopravvivono a Limelight, le gag aggiunte potrebbero provenire dalle prove di Limelight. Sai, forse Buster ha improvvisato qualche nuova gag per Martha Raye Show, visto che era una guest star e voleva portarla sul set. Non è possibile?
Quindi non credo che si possa dire che lo sketch di Marta dimostri qualcosa in modo o nell'altro, tranne che dimostrare l'ennesima volta il grande talento di Buster. Quindi forse è il momento di mettere a tacere queste voci e semplicemente assaporare la scena per quello che è, uno dei momenti più storici del cinema e un regalo inestimabile per i fan della comicità. Dunque no, non erano rivali, erano troppo impegnati a fare ed esercitare il loro talento, che non avevano spazio alla gelosia. Chi può riferirci qualcosa ancora è Eugene Chaplin, sapendo come pensava suo padre, sapendo come ragionava, sono sicuro che darebbe la sua versione. E sapete, penso davvero che sia ora che ci rimettiamo comodi sul divano a riguardare Limelight. I never thought we'd come to this. Here we have the star dressing room without a dresser. Dimmi cosa ne pensi e aziona la campanella. Io ti aspetto al prossimo video. Ciao!